Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, stasera un video su una delle cose più richieste e anche più interessanti dell'interno della Cupra Formentor, e cioè il cosiddetto wraparound, ovvero le ambient light, queste luci personalizzabili che ci, insomma, illuminano l'abitacolo e soprattutto lo rendono veramente cool, e soprattutto configurabile e modificabile in funzione delle varie personalizzazioni e anche dei cosiddetti mood, cioè degli stati d'animo, dell'umore oppure del profilo di guida che abbiamo selezionato. Quindi vediamo un po' questo focus sull'infotainment, in particolar modo per quello che riguarda la gestione delle luci ambientali all'interno della Cupra Formentor. Dunque ragazzi, eccoci qua nell'infotainment, pronti per vedere un po' alcune cose che riguardano l'illuminazione dell'abitacolo della Cupra Formentor. Andiamo nelle impostazioni del veicolo e troviamo luci soffuse. Luci soffuse, eccolo qua. Dunque, come vedete è attivo nel mio caso il Drive Profile, cioè significa che le luci dell'abitacolo cambiano in funzione del profilo di guida selezionato. Quindi in questo caso abbiamo un bel blu perché è impostato il profilo Comfort. Se andassi a Sport diventerebbero rosse, se andassi a Individual andrei a cambiare ulteriormente i colori in base a quello che ho impostato. Quali sono i colori predefiniti? Beh, i colori predefiniti sono quelli, insomma, secondo delle configurazioni di umore, diciamo così. Quindi abbiamo cold, una combinazione fredda, andiamo a vedere calm, naturalmente da quella che è la ripresa video non so quanto si possa vincere, però vi assicuro che cold e calm non sono così diverse. Active, ecco qui abbiamo una colorazione già un po' più luminosa, con un tono di arancio. Wellness ci porta a una colorazione anche qui non troppo distante da quella precedente, un po' più chiara, ulteriormente più chiara. Warm, onestamente non molto diversa da Wellness. Il Drive Profile l'abbiamo visto, naturalmente possiamo spegnere le luci con Off, credo che sia una follia. Poi se c'è qualcuno che per caso le tiene spente me lo faccia sapere nei commenti del video, perché sono davvero curioso di sapere perché. Allora torniamo al Drive Profile, quindi le accendiamo nuovamente con un bel blu su portiera e tutto intorno alla plancia, al cruscotto, e andiamo poi a Individual. Come vedete Individual è l'unico che ha quella matitina in alto, che significa che è l'unico scenario, diciamo così, l'unica configurazione che noi possiamo personalizzare. Quindi andiamo a vedere come possiamo personalizzare le luci. Questo è Individual ed è una scelta fatta anche con l'aiuto di mia figlia. Quindi abbiamo un bel verde smeraldo e una sorta di rosso scuro alla portiera. Quali sono le luci che noi possiamo andare a controllare? Beh, per quanto riguarda la colorazione, soltanto queste che vedete qui. E quindi la striscia LED che corre tutta intorno, eccola qua, e poi ovviamente le luci sulla portiera che abbiamo soltanto all'anteriore. Poi abbiamo un'illuminazione ai piedi anteriore, ma questa possiamo modificarla soltanto in termini di intensità, non di colorazione. E poi una lucetta che naturalmente qui non vedete perché è veramente tenue, poi c'è una chiavetta USB con musica che copre quindi la luce del piccolo LED che è presente nell'illuminazione del vano di ricarica del telefono. Ma anche in questo caso noi possiamo modificare solo l'intensità, non la colorazione. Quindi andiamo a vedere che tipo di modifiche possiamo apportare con Individual. Quindi clicchiamo sulla matitina e vedete che le due sezioni che noi possiamo andare a modificare sono la portiera e poi il wraparound vero e proprio, cioè la striscia LED continua intorno all'abitacolo.
In questo caso è attivata la modifica alla luce portiera. Quindi è attiva questa e questi sono i colori che noi possiamo inserire. E ci sono delle storie intorno al fantomatico famigerato colore viola, che sembrerebbe essere un colore presente solo in fase di avvio dell'auto. Nel momento in cui andate a toccare l'individual e a modificare diciamo, i colori, scompare, non è più possibile trovarlo qui tra i colori disponibili, a meno di non resettare l'infotainment. Io non ho mai avuto il viola, ho avuto sin dal principio l'arancione, e alcuni mi hanno detto che in realtà questo discorso del viola non è valido per alcune automobili, o è valido per alcune automobili fino a un certo punto. Sembrerebbe che poi il colore di base sia diventato comunque l'arancione, a ricordare un po' il colore Cupra, del marchio Cupra. E comunque i colori che si possono scegliere sono questi, li vedete qui, soprattutto in queste sfumature di giallo-arancio, avete 4 scelte, e poi 2 colorazioni per l'azzurro, il rosso, un verde, e poi 2 variazioni, diciamo, di bianco. E questi sono gli stessi colori che potete andare a scegliere anche per la plancia. I colori non cambiano, in questo momento è attiva la plancia, per cui se andiamo a mettere per esempio il rosso, che è tipico del profilo sport, quindi comunque lo avete se andate col profilo sport e avete impostato quel tipo di luminosità, andiamo a scegliere il rosso, vediamo come cambia. Perfetto, abbiamo il rosso in auto, poi l'azzurro, il blu, il verde di prima del mio programma individuale, il giallo, l'arancione, fino poi alle varianti di bianco. Bene, torno al verde, anche per non fare discussioni con mia figlia, e naturalmente la stessa cosa la possiamo fare sulla luce porta. Naturalmente, oltre a cambiare il colore, possiamo intervenire anche sulla luminosità, come vi dicevo. Quindi, scelto il colore, sia per l'illuminazione porta sia per l'illuminazione plancia, andiamo a modificare la luminosità. Bene, come vedete qui, con la luminosità noi non abbiamo più soltanto la porta e la plancia, ma abbiamo altre 2 zone, quella appunto dei piedi e quella dell'illuminazione del vano, diciamo porta oggetti, in realtà ricarica dello smartphone, per chi ha ovviamente la ricarica wireless. In questo caso abbiamo 4 zone perché sono 4 gli interventi che possiamo fare, come vi dicevo prima, in termini di luminosità, cioè di intensità della luce. Anche qui andiamo a selezionare il lato porta, io ho messo tutto al massimo, possiamo regolare fino addirittura a spegnere. Come vedete, intervenendo sul vano portaoggetti, anche qui l'intensità è al massimo, ma vi assicuro che è qualcosa che si nota a malapena. Per la plancia, e infine l'illuminazione piedi, che in questo momento è al massimo, come vedete. A me sta bene così, non sono un patito, insomma, di macchine super illuminate, non ho fatto alcun tipo di modifica, non ho cambiato il colore, l'intensità mi sta bene, non mi piace che poi si vedano più di tanto le scarpe in auto, insomma questi sono gusti ovviamente personali, però andando a modificare l'intensità, giusto per farvi capire, vedete che in realtà praticamente arriviamo a spegnere, non vedete più nulla. Quindi messa al massimo avete un po' di illuminazione. Bene, questo per quanto riguarda colore e luminosità delle 4 zone. Ripeto, per le 4 zone la luminosità. Se andiamo sul colore invece soltanto 2 le zone su cui possiamo intervenire per il colore. Andando indietro abbiamo altri 2 pulsanti. Allora, il primo pulsante è attivo soltanto sulle configurazioni non personalizzate, quindi andiamo a mettere per esempio nuovamente Drive Profile, ed ecco che si attiva. In questo caso possiamo andare a regolare la luminosità generale dello scenario. Naturalmente, se andiamo a selezionare Individual, questo pulsantino si spegne perché le configurazioni di luminosità le facciamo qui dentro, come abbiamo visto prima, cioè queste. Per questo non abbiamo quel pulsante attivo, d'accordo? Quindi torniamo indietro, andiamo di nuovo a Drive Profile. In questo caso, siccome non possiamo regolare l'intensità delle singole zone, abbiamo un unico pulsante che regola la luminosità di tutto il pacchetto, diciamo. Questo vale per tutti gli altri scenari già configurati. Andiamo infine alle impostazioni delle luci soffuse. Gli effetti attivi, cosa significa?
che naturalmente le luci funzionano anche in funzione per esempio di allerta. Per esempio nel caso delle 4 frecce, le luci a LED lampeggiano insieme al cosiddetto triangolo, no? Le 4 frecce. Premiamo e vediamo cosa succede con la nostra illuminazione. In questo momento è blu. Vedete, lampeggia di una specie di arancione più chiaro e più scuro. Ecco, questo tipo di avvisi, come per esempio l'exit assist, l'exit warning, eccetera, eccetera. Oddio, è partita lei? No, per favore. Intanto spegniamo le 4 frecce. Non lo so. E nemmeno io. Dunque, andiamo alle luci soffuse. E come vi dicevo, torniamo alle impostazioni, il sensore, eccolo qua, scusate. Perfetto. Gli effetti luce attivi significa quindi che l'illuminazione del nostro abitacolo non è soltanto un fatto, diciamo, estetico, ma anche appunto una qualche funzione di servizio molto, direi, comoda. Nel mio caso è attivo. E possiamo selezionare anche le singole funzioni per cui le nostre luci si attivano. Il caso delle 4 frecce naturalmente è il caso classico, cioè appunto lampeggio di emergenza, attivo, e ve l'ho fatto vedere. Porta aperta. Ecco, andiamo a vedere se io apro la porta. Probabilmente sentirete anche un beep perché ho il quadro acceso. Perfetto, avete visto che l'illuminazione del lato porta è cambiato da blu a rosso. Naturalmente la stessa cosa si verifica se io vado a aprire la porta passeggero. Vediamo se ce la faccio. Va bene. In questo caso non suona perché ovviamente è il passeggero che scende, non il guidatore col quadro acceso. Il dispositivo di bloccaggio attivo è legato agli avvisi di exit warning ed exit assist, che sono quelli che magari vi segnalerò, vi farò vedere in un altro video. Quando per esempio aprite la portiera e qualcuno sta arrivando, per esempio un ciclista, un autoveicolo, anche un pedone, avete un avviso solo visivo che poi diventa eventualmente acustico, sonoro, fino al bloccaggio appunto delle porte in caso di allerta effettivamente notata dall'automobile. Ma su questi, diciamo, exit assist o warning in generale magari poi faremo un altro tipo di video. Queste sono le impostazioni delle luci, non abbiamo altro da poter modificare e basta. Naturalmente ciascuno di voi poi si passerà un po' il tempo a trovare la propria colorazione. Io alla fine ho giocato un po' con l'individual, ma devo dire che ormai da molto tempo ho impostato il dry profile, che mi aiuta anche visivamente a capire effettivamente quando sono in comfort e quando sono in sport. Subito riconosco col blu o col rosso se sto andando appunto in una modalità un po' più sportiva oppure in modalità, diciamo così, ecologica. Ed è tutto sommato la configurazione che preferisco anche dal punto di vista ottico, perché sono i due colori che preferisco: un bel blu rilassante in comfort e un bel rosso acceso e sportiveggiante in sport profile. Bene, questo è tutto, almeno per il momento, e dunque ci vediamo qui sul canale e alla prossima. Ciao ciao!